Buongiorno a tutti ragazzuoli, risveglio da casa di Alessandro e Martina. Ora ci muoviamo. La giornata è spettacolare. Andiamo a fare una mezza gitarella assieme, vediamo dove ci portano alla scoperta dei loro posti di qua, di Roma e limitrofe, sud di Roma siamo. E se non sbaglio ci portano a Riccia per la porchetta, qualcosa del genere. Oggi si mangia bene. Vabbè, non che sti giorni abbiamo mangiato male, però niente. Stavo anche controllando che alternatore nuovo, ha funzionato bene 2 giorni, ma non ci siamo, perché ora ho solo 2 DC accesi e mi danno 46 A e 46 A e la tensione già sta a 13. Se accelero un po' sale, però se accendo il terzo DC, guardate come crolla tutto, tendono a 40, 12,9 l'entrata. Stiamo a 2000 giri, Boh. Devo trovare una soluzione migliore. Mettiamo quello del Mercedes Sprinter che abbiamo fatto di Saronno. Sapere ce lo staccavo e ci mettevo il mio. Vabbè, ci studiamo Qualcosa mi devo studiare perché così non mi piace, non va bene. E a me serve quando sto fermo al minimo. Quando vado sì anche, ma vabbè. Andiamo a divertirci, ora non pensiamoci. Abbiamo posteggiato qui dietro, ci sono anche altri camper. La dà come area su Park Fortnite qua? Sì. Ah, perché c'è carica e scarico proprio. Ah, là, davanti. E qua dove siamo? Castel Gandolfo. Castel Gandolfo. E oggi ci portano all'esplorazione di Castel Gandolfo, giusto? Certo, andiamo a trovare il Papa. Andiamo a trovare il Papa. Sì. Magari ci fa una Vamo, santificazione. una santificazione. Vabbè, dopo scarichiamo qua le grigie già che ci siamo. Sì. Questo mi sa che ci sono perché è un K. Dopo una bella camminatina siamo arrivati all'ingresso del paesino che ci stava raccontando Martina, che qui è praticamente dove il Papa veniva come residenza estiva. È la residenza estiva del Papa, quindi praticamente veniva a celebrare la messa qua d'estate. Ma l'ultimo Papa che abbiamo oggi, vedi, questo è del Vaticano, mi sa le targhe. Ah, sì. L'ultimo Papa che c'è oggi non vuole abbassarsi ai nostri livelli, diventare povero e quindi non far vedere la ricchezza, e quindi il paesino sta andando allo sfascio in 3, 2, 1. Eccoci qui. Lassù è dove si affacciava a fare la messa il Papa, e questa è la piazza dove c'erano tutti i turisti ad ascoltare la messa. Quella lì è una fontana del Bernini e anche l'interno della chiesa è stato sviluppato grazie a Bernini. Chi era Invece Bernini? Era un antico scultore architetto Di qua? Beh, no, importante proprio in Italia. Ah, ok. E quella è la prima cassetta postale del mondo. No! Sì? Cassetta postale, la prima cassetta postale al mondo. Sì. Il 23/11/2020, no? Hanno messo, credo, il QR code. Ah, ok. Sì. E in che anno è stata messa? Non lo so. Forse dobbiamo scansione a quello. Vabbè, io vi faccio vedere intanto. Qua c'è scritto il 23 novembre del 1820. 220. Mazza! Sì. Se no, chi vuole si scannerizza il Code Core e andate a vedere le notizie. Continuiamo la passeggiatina, ma ci dobbiamo fermare, che penso lì. Sì, dai. Andiamo a fare la colazione lì con le briochine, i cornettini. Colazione time, anche se l'Ale si è fatto il Già tramezzino avanti, sto al brunch. al pranzo. A metà mattinata, sai. Di fronte alla chiesa di chi era più? Abbiamo detto prima, Del Bernini. quello lì. Ora andiamo in giù e vediamo cosa ci fanno vedere da questa parte. Dicono che ci sono bei posticini. Spettacolo! Tutti questi caruggetti, guardate qua che vista che c'è, ragazzi. Spettacolo! Vista lago.
spettacolo. È un lago vulcanico, perché qua c'è stata un'eruzione e quindi poi è sprofondato il cratere, sia da questa parte si è formato il lago che oltre quelle antenne che vedete di là, Sì. dall'altro lato c'è un altro Un altro lago che lago. si chiama il lago di Nemi e quando si va lassù, nella zona delle antenne, che si chiama Monte Cavo, si vedono tutti e due i laghi da una parte e dall'altra. Bello. Bello, sì. C'era il ragazzo lì che ci ha spiegato un po' di storia sul fatto del lago, perché anche Martina ci ha detto qualcosina, ma quello ne sapeva di più perché si vede che è nato qua proprio, perché ci ha fatto vedere delle foto della... C'era una volta una funivia che ti portava giù per prendere l'acqua, che c'erano gli acquedotti, però visto che è un bel posto da vedere, in giro per la città ci sono tutti i food court, ce l'ha spiegato il ragazzo, non vi svelo cosa ci ha detto. Venite qui e li venite a vedere con i vostri occhi, perché poi oltre a quel lago, dietro la montagna delle antenne, come ha detto Martina, c'è l'altro lago, quindi venite con i vostri occhi a visitarlo, mettete in moto i camper e girate, non state fissi a casa. Ora ci avventuriamo negli altri caruggetti, guardate che belli. Questo è un localino invece che ha partecipato ai 4 ristoranti del programma televisivo, guardate che bello. Vediamo se qualcuno lo riconosce che ha visto il programma. Noi non l'abbiamo visto. No! No, sei andato anch'io lì. Piccioncino. Si è fatto prendere in mano proprio così. Si è fatto prendere. L'ha preso. Gli hai dato pure un bacio. Sì. E qui dove ti giri e poi ti affacci sul lago, è bellissimo. Tante cerimonie si fanno qua, Eh beh. vengono a fare le foto di matrimonio. Via San Lucia Filippini. Lucia. 1831. Il viaggiatore. Il viaghero, il viaggiatore. Il viaghero. Tradotto. Questo è il viaghero italiano. Il nostro detrito. Qua dentro invece hanno ricavato un teatro. Scendi a destra in mezzo alle rocce, alle grotte. Forte. E questa è una famosa artigiana di mosaici. Che- Tutto mosaici. Sì, è bravissima. Tutti Fanno quelli che anche stanno nel paese sono i suoi. i Mazza. corsi, diciamo, per imparare il mosaico. E non è facile anche quello come lavoro. Sì. Anche nelle scuole vanno a insegnare a fare. Qua è finito il paesino di Castello Gandalfo. Gandolfo. Cattolica Gandolfo alla Madonna di Anche questo Le tipico, Polaroid. tutte le fotocamere appese, Polaroid vecchie. Bello sto paesello, Sì, molto carino. questo castello qua. Per una braciola, un chilo di... Facevano già pranzo. Nel mentre che torniamo indietro ci fermiamo a visitare anche la chiesetta. Allora, Castel Gandolfo l'abbiamo visitato, è stato bellissimo, vi consigliamo di venire a fare un tour di tutti i castelli, ma ora c'è da fare una visita molto più importante. Andiamo in direzione Ariccia. Esatto. Chi vuol capire capisce, tra un po' lo vedrete su questi schermi. Siamo arrivati nel parcheggino ad Ariccia, questo è il ponte di Ariccia, giusto? Questo è il ponte di Ariccia, è un viadotto che hanno fatto nel 1800 per collegare Albano con Ariccia, perché per questi 300 metri prima si doveva fare tutto quanto il giro e quindi hanno fatto questo ponte È enorme. 72 metri, tristemente noto come il ponte dei suicidi. Per chi si toglie dai problemi, diciamo. Già.
hanno messo poi delle reti, io non so se dalla GoPro si vede, delle reti lassù per evitare che la gente si butti di sotto, però si buttano sulle reti e poi si ributtano. Scavalcano. Sì. Per salire su abbiamo deciso di prendere l'ascensore perché Jessica non è in condizioni di poter camminare. Durante la corsa è obbligatorio utilizzare il corrimano. Cosa facciamo? Velocità stratosferica? Vedi mo tu come sale? Sì? Si stacca. Mazza! Quindi a bordo, benvenuti a bordo. Grazie. Passeggeri, biglietto. Andiamo. Ora inizieremo la corsa sul Boeing 747, prenderemo la pista del decollo. Direzione Ariccia. A Riccia! Oh! Vendetta. Oh! Ma però quello profumato. Vedi il corriere nero? Eh? E vedi, ci stanno le reti, quindi devi rituffare dopo le reti. La gente c'è un bel coraggio, vuol dire che lo vuoi proprio fare. Sperati proprio. Perché mezzo è fatto in stile vecchio e mezzo l'hanno L'hanno rifatto? restaurato perché è crollato negli anni 60, un pezzo è crollato e quindi l'hanno restaurato. Quindi è sismico. Ricordo che mio nonno praticamente stava camminando con la macchina sul ponte e dice che vedeva le macchine che cadevano giù davanti a lui, proprio scomparivano all'improvviso e un pezzo di ponte si era sganciato. Un po' tipo il Morandi quando si ha... Sì, qua si è aperto una congiunzione. 5 euro ben spesi, eh? Molto. Abbiamo fatto far cassa a Riccia. Eh sì. Benvenuti a Riccia. Ora faremo la passeggiata sul ponte tipica e vi portiamo con noi. Area video sorvegliata. Questa deve essere una visuale bellissima. Comune di Ariccia. Bisogna avere un bel coraggio per fare questo atto, però lì c'è Pippotto. Questo è uno dei castelli. Uno dei castelli che dà il nome ai castelli Palazzo romani, Chigi. Palazzo Chigi. E Ariccia proprio in generale è il paese barocco per eccellenza dei castelli romani, proprio per la famiglia Chigi che ha investito un sacco per poi fare la fontana, la chiesa, tutto quanto da Bernini pure qua. Dentro è bellissimo il castello, però costa 13 euro. Anche di qua è bello. È alla stessa altezza. Qui è dove ci mangiamo dopo il panino. Ma visto che è ancora presto, siamo venuti, andiamo a farci 2 passi qua nei vicoli per mostrarvi a Riccia. Poi dopo ci mangiamo il paninozzo con la porchettina. Fatto il corsetto. Qua finisce il paese e siamo nel terrazzo di Ariccia, dove c'è la visuale. Peccato che c'è un po' di foschia, se no si vedeva giù fino al mare. Ma che visuale. Bello, eh? Terrazzino visto, un po' di sole l'abbiamo preso. Ora andiamo verso le fraschette. Ci hanno detto un attimino come funzionavano le fraschette una volta. Per chi non lo sa, facciamo una leggera spiegazione. Allora, parto io o mi segue vai. Martina? Vediamo se la maestra mi deve. Ascoltato, va. Interrogazione orale. Praticamente le fraschette nacquero nei secoli e nei secoli. Sì, vabbè. Beh, facciamo un po' di... Quando nacquero non lo so, non lo so proprio. È una diversi tradizione anni fa. antica comunque. È una tradizione antica. Praticamente erano delle locandine dove tu andavi, c'era il vino e il pane e tu ti portavi da casa il mangiare. Delle locandine. Sì, delle piccole locande dove c'era l'oste, il vino locale E poi il pian pane pianino locale, sì.
Con gli anni si sono invece poi, diciamo, modernizzate, diventando che fanno loro i piatti anche da mangiare. Sì, fanno tutti Veri e piatti propri ristorantini, tipici, dai. Sì, dei ristorantini un po' alla buona, ecco così. E ora andiamo in uno che conoscono loro, dove sanno che si mangia bene e fanno anche la porchetta, quindi non prendiamo più il panino, ma andiamo là a fare porchetta e un primo qualcosa, vediamo cosa ci offrono, tanto lo vedete tra poco. Ora stoppo perché inizio ad avere il fiatone a parlare e camminare. I polmoni non iniziano a sgocciolare. Da qui iniziano quindi le Da qua fraschette? iniziano le fraschette, tutta questa zona qua sotto. Ok, anche qua sopra. Sì, lassù prima ne avevano aperta una qualche anno fa dove sarà tutto quanto a forma di pisello. No, Tutto, era tutto a forma di pisello. questo sì. Lui è il primo produttore ufficiale al mondo di porchetta. Mazza, dal Se l'ha 1917. inventata lui, sì. Scendiamo in giù alle fraschette. Anche questo è un ponte romano, direi. Sì. Siamo a Roma. Chi l'ha fatto? Da ragazzetti abbiamo lavorato mentre facevamo scuola, chi per pagasse l'università, chi per farsi il weekend poi fuori. Tutti ci siamo passati qua. A lavorare o in dalle cucina fraschette. o a fare il butta dentro. Li butta fuori, No, i il butta camerieri. dentro. A importunare beh. la gente. Signora, vuole mangiare? Venga, vengi. Ragazzi, c'è bel cavolo per voi, Grazie. Questa era quella dove dovevamo mangiare, però fa orario solo la sera, solo il fine settimana apre anche a pranzo. Hanno anche il terrazzino lì, ma oggi è venerdì ed è aperta dalle 18 a mezzanotte, quindi... Ripieghiamo sul panino. Ah, non c'è... altre non le consiglio. No, vabbè, questa perché la conoscevamo. Ok, torniamo al panino e poi vediamo se ci fermiamo noi qua a dormire, ci veniamo domani, se no prossima volta che veniamo da ste parti ci andiamo. Panozzo dal porchettario, il primo produttore di porchetta. Mazza. Aspetta. Questo è il negozietto, entri. Finito. Panozzo preso. Dai, Io l'ho preso differente. Sì. Col pane a fettine. Vediamo. Però sicuramente è buono. Qui dove avevate preso quella nel vassoio voi l'altra volta? No. Sì, è lo stesso. Lo stesso, però da... Vabbè. no, ha detto di no, è vero. È vero. Noi abbiamo pensato Sempre 10 ore, però da quell'altro Ah, uguale. Buon appetito. Panozzo mangiato, molto buono, anzi buonissimo. Ora ci incamminiamo giù verso il camperozzo che facciamo il caffettino time. E niente, questo è il quanto. Però a sto giro torniamo giù a piedi così smaltiamo il panino anziché pagare i 5 euro per scendere con l'ascensore. Vabbè, scendere ci sta. Rotoliamo tra un po', facciamo prima. L'ho acquistato. Va bene Jessica, sei contenta? Sei soddisfatta? Sì. Bene. Anche le coppiette, quindi. Allora ragazzuoli, siamo qua nel parcheggio, abbiamo fatto il caffettino time Che carino. e ora Martina e Alessandro sono monelli, Sono sempre molto carini. ci hanno dato un pensierino. Che carini. Trovarsi è un caso, ritrovarsi è una scelta. Grazie di tutto, Marti, Ale, il mammut e Benjamin. Bernice, lo so che c'è il panino con la porchetta, ma non lo puoi mangiare. Cioè, stiamo facendo un momento di cose carine e lei fa la cagnetta. Poi un sacchettino di mandarini raccolti proprio dall'albero di casa di Ale e Jessica sta spacchettando qualcosa. Una cosa sicuramente carinissima. No, che carino. No. La mano di Fatima Che bello. con i fiorellini che fanno loro con la resina. E bisogna scordare, bisogna leggere anche cosa c'è scritto sotto, che è il significato dei fiori. Vediamo se sono capace a leggere. Non ti scordar di me è il fiore simbolo dei legami forti che vogliamo sempre tenere con noi. Boccioli di alisso donano calma interiore nei momenti di particolare stress. Che E anche dietro si carino. fanno. Quindi io dovrei cospargermi di questi fiori per lo stress. Foglia di felce simboleggia la forza e la determinazione. Che sei tu? Ah, hai visto? Pizzo della regina
Ci ricorda che le ricchezze più grandi risiedono sempre nella semplicità. Grazie. Che carino. Bello. Quello è l'olietto nuovo, l'olio di quest'anno. Quello fresco, appena È vero, munto. perché questo olio l'hanno appena munto dalle olive, è stato munto dalle olive, Munto, sì. dagli alberi di casa di ma voi ce l'avete lì dentro in casa? Sì. L'olio? No, gli alberi. Sì. Cavolo, non ci ho pensato a chiederti 2 ramoscelli, perché a Pippo li fa bene a mangiare, se non ci mettono insetticidi e niente. Ci Noi mette... non c'è niente proprio, messi proprio naturali. sempre. Gli fa bene a lui mangiare le foglie d'ulivo. Mannaggia. Che le olive ce l'hanno nel giardino. Potevamo prendere dei ramoscelli per Pippo perché a lui gli fa bene a rosicchiare le olive. Siamo pieni. Sotto dove stavate parcheggiati voi, tutti gli alberi là erano tutte olive. Cavolo. Vabbè, la prossima, dai. Quando andiamo a prendere il mammuttino. Quando andiamo a prendere il mammuttino? Hai a Perché cambiare quello il sarà il futuro camper di Christian. Cioè, loro non vogliono, ma noi l'abbiamo già deciso. E tu cosa c'hai in mano? una cosetta. Ah, non la apri adesso? Sì, vabbè. Dai, aprila. È segreta? Ah. Grazie ragazzi. Grazie a voi di tutto, veramente. Niente ragazzuoli, dopo che ci siamo scambiati l'olio e Che tutto, carino. Jessica si è già messa il braccialettino, non romperlo mi raccomando. No, bello. Ci siamo salutati, loro vanno a fare un mercatino e noi andiamo in direzione, come si chiama? Aspetta, si chiama verso il mare e il paesino è la Dispoli. Alla Dispoli, perché poi ci dobbiamo imbarcare a Civitavecchia. Incrociamo le dita. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ciao ciao. Ora facciamo un pezzettino di strada assieme e poi ci dividiamo, si dividono le strade, ma ci rincontreremo sicuramente presto, lo sappiamo già. Anche se ancora non si sa, ma noi ci crediamo, ce lo sentiamo già dentro. Niente ragazzi, abbiamo salutato i ragazzi, loro hanno preso sul raccordo anulare una direzione, noi un'altra. Noi siamo in direzione Fiumicino e poi Civitavecchia, ma ci fermeremo a prenottare in un posto prima. E sto constatando che l'alternatore nada, quindi questi alternatori non sono fatti per questi carichi. Ora ho un DC-DC solo acceso che mi sta erogando 28 A di 50 e la tensione crolla drasticamente. Finire che pigliamo fuoco, cioè, No comment. se non sono in grado di fare questo tipo di lavoro. Che non li vendano per questo. Perché poi è pericoloso. Vabbè, una volta stava andando a fuoco, ora ci manca che mi va a fuoco. Vabbè, niente, proseguiamo un 40 minuti di strada e mi rimonterò il mio vecchio. Cosa devo fare? Almeno quello 90 A me li dà di 110 e c'ha 20 anni. Siamo arrivati alla Dispoli, abbiamo posteggiato. Mi mangio 2 mandarini per non pensare, perché ragazzi è meglio così. Ho provato a sostituire la centralinetta che mi aveva dato lasciato di ricambio per l'alternatore, ma niente. È l'alternatore che ha qualcosa che non va. Domani mattina rimetto sul mio originale, però a questo punto glielo do indietro, mi ridanno i soldi, perché non posso andare avanti così. Io ho bisogno di cose che durano e che funzionino. Quindi I soldi erano buoni. i soldi li ho dati buoni, in teoria l'articolo doveva essere buono, l'altro perlomeno è durato 6 mesi. 11 giorni è durato. Buono, dai. Un'azienda seria. Facessi mai un errore del genere quando faccio qualcosa, lascio. Vabbè, vedremo di risolvere anche questa e mi cercherò una soluzione a modo mio, farò qualcosa a modo mio e cosa devo fare? Mangio 2 mandarini che mi ha dato Alessandro. Buona ragazzuoli, intanto che è passato il pomeriggio che Jessica ha lavorato un po' al computer, io ho fatto un po' di cose, ho fatto un po' di ricerca sul telefono, col telefono, di alternatore, cosa si può inventare, cosa si può fare. Devo cercarne uno tipo quello del Ford Transit nuovo che è più potente o roba del genere per poterlo staffare, collegarlo al mio impianto. Boh, dice Pippo. E come boh? Boh. L'unico problema è che quelli lì sono collegati sulle centraline, bisogna capire se si riesce a cablare e capire com'è il collegamento del tutto.
Bisognerebbe provare a vedere se ne trovasse uno in demolizione, ma non so perché sono dei modelli nuovi. Cioè di trovare uno che l'ha incidentato o tipo ora poi in Spagna l'alluvione che c'è stata magari si riempiono le demolizioni di ricambi. Il problema anche è che sono tutti a 6 gol. Quindi non esiste a 7. si vede che i nuovi ora li fanno tutti a 6. Quindi o bisognerebbe sperare che ci va bene questa puleggia da 7, la toglierei da questo, e però se glielo devo ridare che mi dai i soldi. O bisogna cercare una cinghia dei servizi lunga uguale alla nostra ma a 6 gol, così non si rovina e non fa niente. Diventa impegnativa la cosa. Mi sa. Cioè ultimo trabacchito finito, sarei tra virgolette in ferie. E invece no, ora inizia l'odissea su tutti i lavori di casa su 4 ruote, perché ne vedrete delle belle, ragazzi, mica banda e ciance qua. E niente, quindi abbiamo deciso, se è fatta una certa, non abbiamo voglia di cucinare, né a prenderci una pizza qua dietro che c'è un scugnizzo. Ma più che altro che non c'è niente da mangiare, dobbiamo andare a fare la spesa, domani andiamo. Domani nel fare la spesa, stasera ci andiamo a prendere una pizza ma la mangiamo in camper. Sei d'accordo, orsettino di papà? Sei d'accordo? Quanto sei carino, amore. Sei il principino di papà, amore. La mamma ti dà poi da mangiare anche te, dai. Allora, ci siamo mossi col camper. Abbiamo parcheggiato qua. Siamo praticamente sul lido. Abbiamo fatto 900 metri, quasi 1 chilometro da dove eravamo. Vado io da solo a prendere le pizze e loro mi aspettano in camper e ci vediamo dopo con la pizzetta bella buona. Pizzette prese. La faccia è bella, il profumo c'è. Ora la proviamo e ve lo diciamo. Forse un po' acquosa la mia. È la mozzarella forse. È la mozzarella, vabbè, comunque la faccia è Forno a legna era, non quelle a gas. Legna vera. Vabbè, dai, quindi sicuramente è buono. Già solo per il gusto della legna è buono. Direi che la pizzetta era buona. Sì. Ne? Sì. Io l'ho pulita. Cristian anche ha lasciato qualche bordo e Jessica ci sta arrivando. Buono. Buona, sì. Lo scugnizzo. No, saraceno. O saraceno, insomma, si chiama. Sì. È assurdo, ragazzi. Dopo la pizza ci dovevamo spostare e dovevamo tornare nel parcheggio dove eravamo. Però visto che poi volevamo venire in una struttura, in un campeggio per sistemarci un po' il tutto, siamo venuti in questo campeggio che ora vi faccio vedere il nome. Jessica ve lo fa vedere che sto facendo manovra. Si chiama Gotha Beach Camping. Siamo arrivati qua, sono le 10:15, siamo arrivati che erano le 9:30, il tempo che abbiamo mangiato la pizza là e siamo venuti qui. Alla reception c'era scritto citofonare cioè chiamare un numero di telefono per urgenze. Era le 10 di sera, 9:30, 10 meno un quarto, ho detto non sto a chiamare. Sono le 10:15, ve lo faccio vedere perché. Ho detto non sto a chiamare, tanto ho detto faccio la notte qua fuori dal campeggio e domani saremmo entrati 2 giorni, oggi è venerdì sera, sabato, domenica e uscivo lunedì mattina. Perché in teoria domenica potevo stare comunque fino alle 8 di sera per il check-out, però sto fino a lunedì mattina mi muovo, devo andarmi a imbarcare e ci sta. Sono le 10 di sera, sono lì fuori nel parcheggino, dentro la struttura ma fuori dal campeggio, in un pre-ingresso. Ci è venuto a bussare, ma devi entrare. Guarda, sinceramente parlando, se mi deve far pagare la notte vado da un'altra parte, entro domani. Io ho detto sono venuti per entrare domani mattina e fare fino a lunedì mattina. Però se mi fa pagare anche stanotte che sto entrando alle 10, che il check-out è domani mattina alle 8, quindi per 10 ore mi sembra un po' strano. No, però diversamente non posso fare. Devi pagare anche la notte. Devi pagare anche questa notte. E poi vai via domenica sera, paghi comunque lo stesso 2 notti. E domenica sera dove vado a dormire? No, vabbè. Invece Quindi, di attirare i clienti. Li manda via. Ora torniamo nel parcheggio dove eravamo. E poi cerco un altro campeggio. E cerco un altro campeggio, non vengo qua per farmi 2 giorni. Per farci 2 giorni cercheremo un altro campeggio e via. Dire Ragazzi, basta stagione, sono le 10 di sera. Ti sto dicendo, sono arrivato tardi, non volevo disturbarti al telefono perché voglio entrare domani e fare comunque 2 notti. 2 notti, insomma. Sono qui fuori, non mi servono i servizi. No, entri, ti attacchi la corrente. Ho detto no, ma non mi serve. Comunque
30 euro al giorno, veniva 27. 27 euro. Ti faccio le 2 notti, sono 60 euro, cioè voglio dire, Ti facevano schifo 60 euro. problema suo, non mio. Vabbè. Io li lascio dove voglio io. Domani cercheremo qualcos'altro. Faremo poi sapere cosa troveremo.